Ciao amici, come saprete con questo format andiamo a scoprire il significato di alcuni modi di dire abbastanza comuni. Dopo ditemi se li conoscevate. Se avete qualche curiosità vi invito a commentare. Cominciamo. Numero uno di oggi, far figure da cioccolataio. Da dove deriva? Per questo modo di dire ci sono diverse versioni, poi scegliete voi quella che preferite. Si dice che tra il 700 e l'800 ci fosse a Torino un cioccolatiere che andava in giro con una carrozza trainata da ben 4 cavalli. All'epoca i borghesi della città si spostavano con carrozze trainate da soli 2 cavalli. Sembra che il duca Carlo Felice, vedendolo, si sia risentito della cosa e lo abbia convocato, chiedendogli di non ostentare abitudini reali, in quanto il re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme non poteva permettersi di fare una figura da cioccolatier, cioè da cioccolataio. Di conseguenza, Carlo Felice avrebbe richiesto una carrozza ben più lussuosa e regale di quella del ricco cioccolataio, affermando: quando esco in carrozza non voglio fare la figura di un cioccolataio. Un'altra storia legata all'origine della curiosa espressione torinese racconta di un ricchissimo cioccolataio di Genova che si presentò nel 1828 all'inaugurazione del Teatro Carlo Felice con una carrozza molto più lussuosa di quella del re. Secondo una versione della storia, questa circostanza provocò l'ilarità del popolo, che iniziò a dire che il re aveva fatto una figura da cioccolataio. Secondo un'altra versione, invece, fu lo stesso re ad inventare questa espressione, rimproverando il ricco genovese e dicendogli che il re non poteva essere scambiato per un cioccolataio. Numero 2. Andare in bianco. Da dove deriva andare in bianco? Fa intuire che un incontro non è sfociato in un atto fisico, diciamo, si usa per questo come espressione. Il modo di dire deriva da un'usanza storica quando i cavalieri la notte prima della battaglia si vestivano con bianche vesti e si ritiravano in preghiera, evitando di deconcentrarsi con attività più carnali, diciamo. Numero 3. Piantare in asso. Sapete da dove deriva? Questa espressione deriva dalla mitologia greca. Teseo, dopo aver ucciso il Minotauro e aver trovato l'uscita del labirinto, abbandona Arianna sull'isola di Nasso, che tra l'altro l'aveva anche aiutato prima e poi l'ha mollata. L'espressione poi è stata storpiata, infatti è sparita la N e è diventato piantare in asso, ma originariamente era piantare a nasso. Numero 4. Avere voce in capitolo. Sapete da dove deriva? Avere voce in capitolo sta a indicare la facoltà decisionale su una certa situazione che una persona o un gruppo di persone possiede. L'origine deriva dalla parola capitolo, che è il luogo dove avvengono le riunioni dei religiosi all'interno di un monastero. Inizialmente questa riunione era permessa a tutti i religiosi del monastero, mentre col passare del tempo è stata ridotta solo a pochi religiosi in quanto si arrivò a discutere di questioni molto importanti. Questo modo di dire viene usato spesso con accezione negativa, cioè non avere voce in capitolo, che si riferiva appunto a quelli che sono stati esclusi. Numero 5. Partire in quarta. Partire in quarta è un'espressione usata correntemente. Il significato è partire in velocità con grande impeto senza riflettere. Questa espressione deriva dal gergo della scherma, dove indica un attacco rapido che espone però a rischi. La quarta è una posizione aperta di attacco. Non è, come molti pensano, relativo alla quarta marcia dei veicoli, anche perché si usava molto prima dell'avvento dell'automobile. Bene amici, oggi abbiamo visto un po' di modi di dire, ne preparerò degli altri perché vedo che questo format sta piacendo abbastanza. Se avete delle curiosità vi ricordo di scriverle qui sotto. Grazie per la visione, a presto, ciao.